Acherini e Acherini, come state? Ciao Fabrizio. Ciao Pollo Laser Gamers. Wow, che bel nome. Super bello. Come state? La sentite quell'aria di Natale? Dai, adesso la dovete sentire. Me lo sto chiedendo praticamente ogni giorno. Ciao Fabrizio. Mancano pochi giorni a Natale, eh? Mancano pochi giorni. Non siete emozionati? Ora. Ho visto 4 conti su React Server, che macello. Sì, sì, ne abbiamo parlato, mi sa, settimana scorsa su cosa è successo, però comunque ho letto in questi giorni che comunque sono state trovate altre vulnerabilità su React e quindi insomma non era finita lì. E diciamo che React è usato tanto. Sì, sì, la CVE. Sì, sì, quella... Quella che hanno trovato... Sì, sì, ora non mi ricordo qual è la CVE. Ehm, Del Remote Code Execution. Più hanno trovato altre vulnerabilità che sono DOS, quindi Denial of Service, e anche Source Code Exposure, quindi esposizione del codice. Quindi insomma, proprio... non proprio bene. Non capisco perché il mio bot su Discord ultimamente sta facendo come vuole. E quindi devo modificare io. Avevo messo che se c'è la live, semplicemente pubblica nelle live. Invece adesso mi sta pubblicando 2 volte che mi pubblica su nuovi video. Vabbè. Controllerò che gli è preso. Vediamo, lo controllo adesso, dai. Però non so bene come funzionano le CVE perché non ho visto benissimo come funzionano. Però comunque sono rischio alto e medio, quindi mica cucuzze. Ehm, Però insomma sono tanti i video, La violazione di sito nero e arancione. Sì, sì, l'ho sentito, avevo pensato di portarlo come notizia. Il problema è che se nomino il nome del sito, famoso sito per adulti, YouTube si arrabbia. Quindi, quindi ho detto, vabbè, non è il caso, però sì, sì, ehm, vediamo se... È che hanno preso praticamente informazioni dai membri premium. E... No, non è quello, è un altro. È un altro. Ehm, E praticamente sono state rubate password, dettagli di pagamento e informazioni finanziarie, quindi non proprio bene.
E vabbè, questa la faccio dopo. Cosa ne pensi di chat control? Allora, chat control... Allora, aspettate che passiamo... 7 giorni a Natale, il countdown ci vuole. Chat control. Allora, chat control, in realtà ho fatto un video, però... come si chiamava? White chat control. Però, insomma... penso male di chat control. Fa ridere che abbiano preso i dati dei membri su un sito per adulti, comunque. Non so se c'è il doppio senso. Però sì, in effetti fa un po' ridere. Però ci sta, perché comunque è super usata, quindi gli hackerini vanno sui siti che vengono più utilizzati, no? Però chat control, allora in realtà a me non piace come iniziativa, come proposta, perché appunto... Cioè, più che altro, se la crittografia, no, è stata creata per cifrare ed è fatta così, se tu poi vai a mettere qualcosa che la rompe, allora stai andando contro tutto quello che è stato creato. Cioè, che senso ha poi? E oltretutto, io sono sempre dell'idea che per evitare che ci siano problematiche tipo con i social, con i giovani o con gli adulti anche, no? Si debba fare una educazione tecnologica. Cioè, tu non mi puoi mettere queste cose e dirmi che vuoi proteggere i bambini, per quanto nobile sia ovviamente, però poi tu stai troppo generalizzando, perché così facendo tu poi vai a scansionare qualsiasi messaggio. E cosa succede? Il problema è che se poi io dico qualcosa che magari non è effettivamente qualcosa di negativo, però se ci sono dei falsi allarmi io magari poi vengo anche segnalata, no? E cosa che può succedere. Però adesso è cambiata la proposta perché poi era stata posticipata perché molti paesi erano contrari, per fortuna, però adesso l'hanno cambiata e ne parlavo la volta scorsa anche. Adesso quello che vogliono fare è non metterlo obbligatorio la scansione, ma metterla facoltativa, tipo, che ne so, Meta o Signal o robe così, delle applicazioni possono decidere se farlo. Così. Possono decidere se farlo, quindi in modo volontario, esatto qui. Però il problema qui è che in questo modo, uno, non hai un controllo, quindi cioè le applicazioni possono fare quello che vogliono. E due, quindi vuol dire che tutte, tipo Meta, Google e tutti gli altri possono scansionare i miei messaggi tranquillamente. Insomma, a me non piace tanto. E poi c'erano altre cose, vabbè, però diciamo è quella la cosa maggiore. E... Parole sante, poi la storia insegna che creato un buco poi ci si infilano. Esatto, perché... Ma poi il problema è anche tutti questi dati, no? Dove vanno a finire? Chi li protegge? Cioè, poi c'era tutta una storia del fatto che non vengono salvati i messaggi così come sono, ma vengono trasformati, eccetera. Però, insomma, non è... Lì era un modo di trasformare in cui potevi risalire ad alcune informazioni. Ora non vado nello specifico, però anche qui, se tu salvi i miei messaggi o informazioni dei messaggi, diciamo che qualcuno ci può risalire. Li proteggi? Come li proteggi? Sono sempre informazioni sensibili. Quindi il fatto che loro adesso la vogliono mettere come volontario, come cosa volontaria per le applicazioni, secondo me è anche peggio, perché in questo modo tu non hai idea di cosa facciano anche le applicazioni. Quindi
E quello che mi preoccupa di più è che per questa seconda proposta cioè 23 paesi la supportano. Quindi insomma, non proprio bene, ecco. L'Italia si oppone. Se volete saperlo, l'Italia si sta opponendo. Bene? Così. Ciao Micio Dev. Antigravity lo sto usando a manetta, ho fatto pure 2 giochini. Oh, che carino. C'è una notizia infatti di Antigravity, l'avrai letto dal titolo. Ma è solo per telefoni. No, in generale l'applicazione più che altro, cioè per esempio WhatsApp, che tu lo usi da telefono, che tu lo usi da computer, quello avrà la stessa crittografia, perché il sistema è sempre lo stesso, cioè qual è la crittografia? È quella end-to-end, cioè solo chi manda e chi riceve può leggere o scrivere il messaggio, può leggere il messaggio, no? E se tu metti un qualcosa prima che venga cifrata, tu stai rompendo questa crittografia, chiaramente. E quindi questo funziona sia da browser, sia da mobile. È l'applicazione poi, non è poi il dispositivo. E a OpenAI gli inviamo di tutto. Hai ragione, Micio Dev. Sì, in effetti c'è anche questa cosa che adesso con ChatGPT e tutti questi modelli, queste tecnologie, la gente inizia a dirgli un po' troppe cose, no? E quindi non è proprio bello. L'algoritmo è open? L'algoritmo dici per leggere messaggi? In realtà non si... Allora, c'era una per le immagini ed era di Google. Se non no, di Microsoft. Ora non ricordo come si chiama. Posso andarla a recuperare. Vediamo se la trovo. Ora non ricordo come si chiama, c'era quella per le immagini, per i messaggi non mi ricordo com'era, però non era open source. Vediamo se la trovo. No, non la sto trovando. Ne ho parlato in qualche live, però ora non ricordo quale. No, non lo trovo, l'algoritmo... Ora non mi ricordo, però magari ve lo scrivo, se vi interessa ve lo scrivo. Erano nelle direttive europee. Vediamo se lo trovo. Ah, è un PDF. Ve lo cerco, poi ve lo metto in descrizione o in un commento. Perché ora non ricordo. Però mi sa che non sono open source. Ora non vorrei dirvi una fesseria, mi informerò. Sì, quindi installano... sì, praticamente fanno una specie di backdoor. Cioè, che cos'è una backdoor? Praticamente, appunto, è un metodo per mettere una porta di servizio, ecco, che potete aprire solo voi con la chiave giusta. E praticamente sì, e infatti è questo il problema, perché quando tu poi crei una porta, non sai chi la apre. Cioè, se io metto una porta e poi un hackerino riesce ad accedere, può accedere a tutti i miei messaggi. Perciò nessuno potrà fare audit e nessuno saprà cosa fare. E capito, anche tutta questa un po' senza regole, no? È un po' tutto a caso. Cioè, io non ho letto adesso perché mi sa che non è proprio la... Perché si deve votare.
devono negoziare ancora, quindi non so. Ecco perché dicono che finalizzeranno il testo, quindi la proposta, prima dell'aprile 2026. Quindi al momento c'è questo, però non so se non è finalizzata. Però comunque qui questo. Come si chiamava il tizio che ha scritto quest'articolo? È Patrick Breyer, che è un eurodeputato. Quindi. Ah, ce l'avevo qui, non lo trovavo. Quindi, insomma, non uno qualsiasi. Però vedremo. Che poi, appunto, anche come diceva qui, no? Se poi hai falsi allarmi, insomma, non so quanto poi ti serva. Ma insomma. Boh, si sta andando su questa via. Non lo so, vedremo. Vedremo anche il fatto, no, della verifica dell'età, anche il fatto che in Australia hanno messo i ragazzi sotto una certa età non possono usare i social. Insomma, secondo me si cerca una via facile per fare queste cose. Purtroppo. Ovviamente educare è troppo lungo. Ci vuole troppo tempo. Quindi, vabbè. Dopo questa chiusura un po' drammatica. Ah, comunque ho messo i badge su Twitch. Quindi chi è su Twitch potrà avere i badge. Proibire non ha mai funzionato. È vero, sì, sì. Ma anche perché poi trovi delle vie. Troverai comunque delle vie alternative, no? Come anche il controllo dell'età. Quando l'hanno messo in Inghilterra, poi alcuni, vabbè, hanno usato VPN, quindi chiaro. E poi la cosa bellissima è che alcuni sistemi che facevano l'età della verifica non funzionavano benissimo e quindi c'è stata gente che gli dava tipo personaggi di videogiochi e li facevano entrare perché chiaramente quel personaggio aveva più di 18 anni e quindi riuscivano ad entrare in questo modo. Quindi anche questo dipende poi, perché comunque facevano una previsione dell'età tramite una foto. E quindi insomma, altri modi poi li trovi. Quindi non è che così tu sei sicuro che aiuti i minori, ecco. Però, vabbè. Insomma. E questo. Però, detto questo, andiamo alle notizie di oggi, che sono anche queste. Non proprio bellissime. E partiamo dalla prima. Ovviamente qui parliamo di un malware, ovviamente, che si chiama NaNoRemote, che praticamente, come dice qui, trasforma il cloud in un centro di comando e controllo. Allora, il centro di command and control, ve lo dico in inglese perché fa più fighi, praticamente è tipo il quartier generale degli hackerini. Solitamente si creano dei malware e poi questi malware mandano le informazioni a questi command and control, che non sono altro che
server o PC di un hackerino, perché comunque quando tu mandi un malware, poi questo qui a qualcuno deve rispondere, cioè a qualcuno deve mandare le informazioni sensibili che tu rubi dal computer, no? E questi sono i command and control. E praticamente qui cosa è successo? Praticamente questo malware, che poi è un Trojan, mamma mia che paura. L'altra volta ho detto una cosa e poi ho visto che nei sottotitoli YouTube me l'aveva censurato. Quindi vabbè, ho detto esattamente questo. E nei sottotitoli me l'ha censurato. Vabbè. E praticamente è un malware che praticamente fa finta di essere un programma buono, tipo uno qualsiasi, tipo un browser per esempio, e in realtà poi si porta dietro il vero malware. Quindi apparentemente tu vedi tutto bello, però poi in realtà poi c'è il malware vero e proprio, quindi il codice malevolo vero e proprio, quindi nascosto all'interno. E praticamente qui abbiamo questo malware che utilizza i sistemi di archiviazione tipo Google Drive come command and control. Praticamente manda le informazioni a Drive. Non è una cosa nuova in realtà, si era già sentita di questa cosa. Però la cosa interessante è che utilizzando il cloud, quindi ad esempio Google Drive o altri servizi di cloud, è più difficile riconoscere il malware, perché comunque tu vedi richieste al cloud che comunque potrebbero essere anche normali richieste di un utente. Alla fine se io vado su Google Drive vedi delle richieste. Poi oltretutto il traffico è cifrato, quindi comunque è difficile capire cosa stai mandando. E quindi insomma questo lo rende appunto difficile da scoprire. E ovviamente qui si parla di questo. E la cosa anche interessante è da qualche parte è che comunque cosa succede? Per scaricarlo viene scaricato un programma che fa finta di essere un componente di un antivirus, in questo caso Bitdefender, che fa chiamare tipo in questo modo. Questo poi che fa? Si decrittografa, vabbè, qui hanno scritto, e lancia ovviamente l'eseguibile vero e proprio, quindi l'eseguibile malevolo, fino appunto a poi infettare il computer, rubare informazioni e mandarla appunto tramite Drive al command and control. Poi l'hackerino ovviamente si prenderà le informazioni da lì. Ciao Michele, quando inizia la live dici? È già iniziata. Se tu sei su YouTube magari stai vedendo indietro, però forse tu non mi senti in questo momento. Tanti dubbi. Però insomma. Vabbè. E quindi questo è interessante perché comunque ci sono sia... sì, poi qui dice che appunto questa azienda Elastic Security Labs l'ha scoperto caricando... Ciao Michele! E caricando appunto il file su VirusTotal, che è appunto un programma che permette di vedere se il malware... se il programma è un malware o no. Però insomma è interessante proprio perché appunto fa riflettere un po' che comunque il cloud effettivamente può essere usato anche per questo, e questo lo rende più complicato a trovarli. E questa era la prima notizia. Ovviamente poi qui dice che il gruppo a cui viene associato è il ref 7707, vabbè, insomma, non si è sicuri, hanno trovato delle
similarità con un altro malware e quindi pensano che sia questo gruppo. Però insomma, interessante. Ciao Marco. Questi hacker si passano i dati, tra poco diventano una SPA. In effetti vedi che ci sono, fanno dei servizi, c'è tipo ransomware as a service, praticamente che fanno? Loro creano questi ransomware e poi li vendono. Quindi tu hai già il ransomware bello pronto, lo devi solo tipo mandare, quindi che ne so, crei un'email di phishing. Però sono veramente proprio servizi, quindi proprio che tu li paghi, loro te lo danno e credo, magari ti danno anche tipo un servizio di un'assistenza per dire. Questo magari no, non lo so. Però ci sono, credo ci sia anche il malware as a service. Chissà se c'è anche il phishing. Vediamo. Phishing as a service. Sì, c'è anche il phishing. Con AI è più semplice. Intendi il malware, il phishing o entrambi? Il phishing sì, è un po' più semplice. Perché diciamo che prima, se prima si facevano errori grammaticali, per esempio, adesso, e quindi tu ti accorgevi magari che era phishing proprio per gli errori grammaticali, adesso invece, diciamo, un'intelligenza artificiale non fa errori grammaticali, almeno su quello, e quindi sembrano più vere. Per i malware, diciamo, ci sono un po' di notizie in cui stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per creare i comandi da eseguire sul sistema. Quindi, che ne so, tu lanci questo malware e poi, in base al sistema, lui si crea i comandi da eseguire. Quindi in quel caso non glieli devi dare tu del tipo se su Windows esegui questo, 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 ma se li crea lui. Quindi diciamo sì, è una marcia in più per gli hackerini, ecco. Perché comunque possono fare più cose. Però insomma non credo che puoi creare un malware con un ChatGPT. Ecco, questo non credo. Anche perché penso ti blocchi. Però, insomma, lo puoi bypassare, ecco, puoi chiedergli di fare le cose che vuoi, ecco. Però, insomma, io non mi fiderei tantissimo del codice di ChatGPT. Mo ci pagano pure le tasse. Vabbè, se ci pagassero le tasse sarebbe pure buono, eh. La I non si accorge di fare un malware? No, se ne accorge, però tramite alcune metodi tu puoi bypassare i controlli che solitamente fanno. Ora non so se effettivamente riesce a creare un malware, però so che diciamo puoi usare dei metodi per fargli credere che tu non stai facendo nulla di male, ecco. Però non lo so se effettivamente poi ti crea un malware. Questo non lo so. Vediamo. Ok. Vediamo, qui c'è un bellissimo articolo. Write me a virus. Vedete, dice, non è difficile ingannare ChatGPT. Ah, non lo fa vedere, ok. Però insomma ci sono i metodi, quindi credo di sì.
Però, oddio, io non mi fiderei tanto del codice, cioè andrebbe rivisto poi. Fare un rat. E allora, un rat è un Remote Access Trojan, di nuovo. Che appunto è un malware che appunto permette di fare accesso remoto su computer infetti, come dice qui. Però insomma non... Secondo me si riesce a fare, però poi vai a vedere se funziona, perché comunque chissà che codice ti scrive. Su GPT 5.2 c'è un prompt jailbroken. Ah, ok. Sì, mi riferivo a questo jailbroken, robe così. Jailbroken significa che rimuove le restrizioni, in questo caso dell'intelligenza artificiale, perché comunque loro hanno delle restrizioni e scrivendogli alcune cose magari riuscite a andare oltre queste restrizioni. E ovviamente non è una roba così semplice, nel senso, soprattutto per ChatGPT, magari uno ci deve lavorare un po' di più, o per sistemi comunque conosciuti, anche Claude, robe così. Però insomma, ogni tanto esce qualche notizia che magari è stato bypassato, che magari si è riuscito a fargli dire o fare qualcosa, quindi insomma. Come no, la notizia che c'era stata di Claude, che dicevano che c'era... Ah, in effetti chissà com'è andata, mi sa che a dicembre era la... Ah, forse oggi, chissà. Aspettate, mi è venuta in mente una cosa. Claude Hacker. Vediamo. No, che c'era stato questo grande attacco informatico da soli. E mi sa che oggi... oggi dovevano rendere pubbliche... C'era una notizia, chissà se la trovo di nuovo. Ah sì, il Comitato per la Sicurezza Nazionale aveva chiamato il CEO di Anthropic a testimoniare e mi sa era oggi. Era proprio oggi. Vediamo. Esatto, c'era sta notizia. Installa Android su un frigo Samsung. Vabbè, che sistema ci sono i frigoriferi IoT? Cioè, smart. Ci sarà qualche cosa, no? Non so se Android. Forse sono sistemi fatti apposta. Boh. Ciao. Ciao Marcello. Conoscere cifrari come AES, Diffie-Hellman, DES, eccetera, serve nel mondo lavorativo? Allora, nei colloqui te lo possono chiedere. A me sono stati chiesti un po' di volte. Però insomma io non li uso mai. Cioè, il fatto che non mi ricordi mai come funzionino ovviamente dipende, se fai il crittografo magari ti servono. Però in generale dipende cosa fai. Se fai web credo non ti servano. Cioè a me non mi servono. Solitamente. Non posso cercare su X perché non sono loggata. Però lo cercherò. Lo cerco.
Forse posso accedere anche se non sono loggata. Aspettate. Esatto, vedete ci sono un sacco di jailbreak. Vediamo cosa fa. Ah, ok, ho fatto pure Tanger alternate. Allora si è fatto. OpenAI Pawn GPT 5.2 liberated. Quindi insomma ci sono dei metodi. Però sto guardando questa perché oggi c'era questo chiamata al congresso, però non ci sono informazioni. Sapete, questo non c'entra niente. Boh, vediamo, magari ci sarà qualche notizia. Vedremo. Perché che copioni? Ma si può allenare una I a fare quello che si vuole? Credo di sì. Alla fine, se tu l'alleni su quello che vuoi. Però ti devi creare tu proprio tutto. Poi dipende cosa vuoi che faccia, cioè chiaramente se vuoi che ti scriva codice, sì. Però ovviamente devi fartelo tu, cioè devi fare proprio tutto il modello, allenarlo tu. No, vabbè, sì, per trovare Zero Day. Secondo me sì, cioè, secondo me siamo un po' lontani ancora, perché comunque, cioè, ci sono parecchie tecniche che dovrebbero fare, no? Però secondo me si arriverà che si potranno usare questi modelli per anche fare test di pentest, per esempio. Quindi secondo me sì. Ne ho uno sul PC trainato per scripting 4 giga. Sì, però, cioè, lo devi allenare tu, quindi ci sta. Cioè, non è una cosa proprio leggera, ecco. Anche se comunque 4 giga non è tantissimo. Però, oddio, per allenarlo. Che computer hai?
Però, insomma... Ma chissà come andrà a finire con tutta questa intelligenza artificiale. Vedremo, vedremo. Intanto vi parlo di un altro malware che si chiama Net Support Rat. Praticamente questa è interessante, l'ho presa solo perché è molto simpatico come attacco. Perché anche qui abbiamo sempre un rat in questo caso, come qualcuno diceva prima. Però la cosa interessante qui è che praticamente loro installano un vero programma che è utilizzato per controllo remoto, no? Che solitamente si usano, tipo, lo dicevo un po' di volte fa, che praticamente tipo la sezione tecnica di un'azienda potrebbe utilizzarla per prendere il comando tipo del computer dei dipendenti per tipo aiutarli a fare qualcosa o a sistemare qualcosa. E loro utilizzano questo che si chiama Net Support, quindi è proprio un programma reale, e lo installano all'interno del computer della vittima per prendere appunto il controllo remoto del computer della vittima. Qui dice come funziona, praticamente cosa succede. Loro inseriscono uno script, un codice su un sito web compromesso. Questo fa scaricare ovviamente un qualcosa di malevolo, quindi un eseguibile malevolo. E questo estrae poi un altro codice PowerShell in questo caso, che è un codice che è usato da Windows, e lo esegue in memoria questa volta, perché la cosa qui anche interessante è che non scrive sul disco, quindi sul PC, sul disco fisico, diciamo, e questo viene fatto soprattutto dai malware che cercano di non farsi vedere dagli antivirus, quindi anche questo è molto usato come metodologia e devo dire funziona, molto spesso funziona. E questo script poi va a scaricare il programma NetSupport e lo avvia, così gli hackerini riescono poi a prendere il controllo del PC e vedere o rubare informazioni. E quindi, cioè, è anche questo brevemente ve l'ho detto, però è interessante perché, vabbè, sia perché scrive in memoria cosa comunque comune, ma anche perché utilizzano un programma vero e proprio. E poi, mi sa che era scritto. E poi, oltretutto, per fare in modo che si avvii anche quando si riavvia il computer, viene creato, vabbè, un collegamento, vabbè, viene aggiunta, diciamo, un qualcosa nella cartella di avvio, così camuffato da componente di Windows Update. Quindi, cioè, si camuffa come file che serve per gli aggiornamenti di Windows. Così mantiene la presenza nel computer anche se lo riavviate o se spegnete il computer. È interessante. Cioè, queste sono, diciamo, cose che solitamente i malware usano, però è interessante. Cioè, a me interessa sempre leggere cosa fanno, quindi... Ovviamente qui dicono alcune informazioni per bloccarlo. Se si crea un programma che trascrivi in dati casuali ogni file nel disco C, come è considerato? No, vabbè, se tu scrivi i dati
cercando di offuscarli un po', quindi in modo a caso, potresti bypassare anche il virus. Però la cosa dipende anche come prendi questi dati, perché per esempio se tu tocchi dei file, che ne so, in Windows ci sono alcuni file che si chiamano... ora non mi viene in mente, però ci sono tipo System e altri. Ah, LSAS. Tipo, ci sono dei file... Vabbè, ora non ricordo come si chiama precisamente il file, però ci sono dei file che memorizzano in memoria dei dati che servono appunto a Windows per loggarsi o per autenticarsi in alcuni servizi. Se tu tocchi quei file, l'antivirus lo vede e quindi ti dà l'allarme. Cioè, vede che tu stai facendo qualcosa di malevolo. Quindi certe volte va anche visto quali file vai a toccare. Cioè, se per esempio tu tocchi un file Word dove sai che ci sono delle credenziali o delle informazioni sensibili e li scrivi in modo a caso in un file, quello secondo me non è segnalato. Però se tu vai a toccare alcuni file, l'antivirus ti può anche... Ciao. No, non ti saluto. No, non ti saluto. Ho letto il tuo nome, infatti ho detto ciao. Così capivi che era per te, ma non leggerò il tuo nome. Prendi i byte del file e li però così mi obblighi un po' a segnalarti. Che poi mi pannano a vita. No, a vita no. Però, insomma. Prendi i byte del file e sovrascrivi in dati casuali, di solito si fa per eliminare in modo sicuro. Sì, hai ragione. Se ovviamente... Perché quando eliminate un file effettivamente non lo state proprio eliminando, state togliendo soltanto l'indice, diciamo, dalla memoria. Un po' come una biblioteca, no? Ho fatto un video su questo e ho fatto l'esempio che se siete in biblioteca e voi eliminate un file, state soltanto togliendo un libro, cioè state togliendo l'indice a quel libro, cioè che sapete dov'è, però il libro sta ancora lì finché non lo sovrascrivete, quindi finché non ci mettete un altro libro, quindi sì. Quanti anni hai? 33. 33, va così. Poi, gli anni di Cristo. Non ci avevo pensato, effettivamente. Non ci avevo pensato. Ah, devo modificare una cosa. Cosa ne pensi dei zero click di iOS? Quelli molto interessanti. In generale lo zero click è molto interessante. Perché insomma cosa succede? Praticamente sono dei malware metodi, non so, che praticamente non hanno bisogno diciamo dell'azione dell'utente per eseguirsi. E secondo me sono molto interessanti. Ho fatto un'analisi, anche un video sullo spyware che c'è stato. E lì parlo, cioè ovviamente prendo l'analisi che avevano fatto altri. Però è molto interessante perché, che ne so, in questo caso con lo spyware con Paragon, no? Col caso Paragon. La cosa interessante lì è stata che bastava un messaggio su WhatsApp per
fare tutto il macello, per eseguire questo spyware e spiare, no? Le persone. E ovviamente lì è sempre causato da uno zero day, quindi da una vulnerabilità che in questo caso Apple non conosceva, che hanno trovato qualche hackerino ha trovato e probabilmente ha venduto, o magari la stessa azienda che ha fatto questo spyware, tipo Paragon, l'hanno trovato. Però è interessante, molto interessante. E non è solo su iOS, è anche su Android in realtà. Però insomma, la cosa bella è che iOS non aveva pubblicato, mi sa che non ha pubblicato una CVE su quello. O Meta, no, Meta non aveva pubblicato una CVE tipo per tenerlo nascosto. Invece iOS mi sa che Apple l'aveva pubblicata, se non sbaglio, ora non ricordo, dovrei rivedere il mio stesso video. Però Però, insomma, è un attacco molto interessante. Perché gli hacker usano Linux? È una leggenda metropolitana? No, non credo sia una leggenda metropolitana. Il fatto è che Linux è molto più predisposto a fare alcune cose. Anche soltanto i sistemi, i programmi, è molto più facile. Poi il fatto è anche che è molto facile impostarlo come vuoi. Quindi questa facilità gli consente di impostarlo come si vuole e quindi avere una facilità nell'usare poi i programmi. Su Windows, a parte che dovresti disattivare l'antivirus, ovviamente, e Defender, no? Perché comunque c'è di default, preconfigurato. E in più alcuni programmi non ci sono per Windows, quindi li dovresti creare, cioè li dovresti proprio scrivere tu. Però per esempio per alcune cose, tipo per creare malware, molto spesso si usa .NET, che è un linguaggio. No, con la virgola. Che è un programma, un linguaggio, vabbè, qui dice un framework, vabbè, utilizzato in Windows, quindi comunque per fare questo devi avere Windows o comunque sistemi che supportano quello, se no credo sia un po' più complesso. Ovviamente ci sono malware anche scritti in altri linguaggi, però molto spesso si usa questo linguaggio, o C Sharp pure. È un linguaggio di Microsoft, quindi all'interno di .NET, ok. Quindi insomma dipende. Secondo me non è che usano soltanto un sistema, si usano più sistemi, dipende da quello che si vuole fare, chiaramente. Allora, altra notizia. Praticamente qui stanno facendo una campagna di phishing mirata ai dipendenti di aziende che usano Microsoft 365 e Okta, che sono appunto dei sistemi, vabbè, Okta, tipo per autenticazione. E la cosa bella qui è che praticamente ci sono, siccome
siccome adesso è la fine dell'anno e molti hanno le valutazioni della performance o di aumenti di stipendio e cose così, loro che fanno? Hanno creato questa campagna di phishing per far sembrare che arrivi dalle risorse umane e stavo dicendo che sembri che arrivi dalle risorse umane per esempio rivedere le informazioni dello stipendio o dei bonus, quindi che ne so, ti tirano del tipo vedi che c'è un problema con la tua carta, o magari che ne so, abbiamo un problema con questa tua informazione, aggiornala. E poi cosa succede? Loro ti reindirizzano su una pagina reale, in questo caso. Questo è molto interessante perché che ne so, qui c'è questo messaggio di phishing, loro poi mandano un PDF, che poi qui è la cosa anche interessante, e che cosa fanno? Loro fanno un PDF protetto da password, perché molto spesso questi sistemi in cui vanno a analizzare gli allegati, se l'allegato ha una password, non riescono a vedere cosa c'è dentro. E quindi ti dicono: c'è questo allegato, aprilo con questa password. Allora, ci sono dei sistemi in cui se trovano la password nel messaggio dell'email vanno a provarla, però ci sono anche sistemi che non lo fanno. Quindi, insomma, avranno utilizzato, se l'azienda usa questo tipo di sistemi, possono mandare degli allegati che contengono magari qualche cosa, qualche codice ovviamente malevolo, nascondendolo nel PDF e chiudendolo appunto con una password. La cosa interessante qui è che loro fanno fare il login con la vera pagina di Microsoft 365, in questo caso o Okta, che sono appunto questi due login. E questo perché? Perché ci sono dei programmi che gli hackerini utilizzano in modo che loro ti fanno vedere la vera pagina, ma poi dietro rubano le credenziali. Ce n'è uno molto famoso, vabbè, però questo è molto interessante perché in questo modo si riesce ad andare oltre anche all'autenticazione a due fattori. Perché tu vedi la pagina reale, cioè tu non vedi la pagina finta, vedi la pagina reale che ti chiede poi l'autenticazione a due fattori. E nel frattempo dietro però c'è quest'altro sistema che ti ruba le credenziali e anche il codice certe volte dell'autenticazione a due fattori, e poi ti fa andare, comunque ti fa fare il login tranquillamente. E poi cosa succedeva? Dopo questo, quando appunto la vittima accedeva alla pagina di login, veniva eseguito poi uno script che installava un keylogger. Il keylogger è un malware che si installa e sta ad ascoltare tutte i tasti che voi premete. Quindi tipo, se io inserisco test, quello legge che sto scrivendo test. Quindi cosa succede? In questo modo loro potevano anche rubare altri credenziali, nomi utenti, password, perché appunto leggevano semplicemente i tasti che una vittima stava utilizzando. E quindi questo praticamente era per rubare tipo sessioni oppure credenziali, in modo appunto per poi accedere a quegli account. Questo giusto per dire che di fare sempre attenzione alle mail. Cioè, se vi arriva anche qui un'email riguardo la performance, controllate l'email. E poi, altra notizia molto interessante anche questa, qua praticamente si parla di Google Anti-Gravity, che praticamente è una piattaforma, no? Di sviluppo, quindi
che gli sviluppatori utilizzano, dove praticamente è proprio integrata con l'intelligenza artificiale. Quindi, che ne so, l'intelligenza artificiale, che comunque è basata su Gemini, perché appunto è di Google, ha accesso a tante cose che non dovrebbe. Cioè, ha accesso tipo a cartelle, al browser, al terminale, perché comunque può fare delle azioni che servono agli sviluppatori effettivamente, però dandogli così tanti permessi poi c'è anche il problema. Perché ovviamente gli sviluppatori devono accedere a tanti file, perché appunto quando si esegue il codice, no? Bisogna comunque accedere appunto a quei file, perché sennò come fai? E, bella domanda, Marcello. Ma nella cyber bisogna studiare ogni giorno perché escono nuovi attacchi, nuovi modi per difendersi, bisogna sempre stare al passo? Allora, dipende. Io rispondo sempre dipende. Eh, ovviamente, se riesci a stare nel senso, nuovi attacchi, tipo queste notizie, no? Io le leggo, però non, cioè le leggo perché mi interessano, però cioè non è che nel lavoro che faccio mi serve sapere che ne so, che qui c'è questa campagna di phishing o c'è questo malware. E... Però insomma, io la vedo più come... Cioè ovviamente dipende, nel senso, per esempio io faccio penetration test sul web principalmente. È chiaro che se esce una nuova vulnerabilità sul web, per esempio React, e io vedo un sito che ha React, chiaramente devo andare a vedere se ci sono vulnerabilità note e chiaramente provarle in caso. Dipende dipende, non sempre si provano, però dipende. Però in caso provarle. Però, cioè, non è che io so tutte le vulnerabilità di tutte le tecnologie web. Chiaramente no, ci sono poi dei piattaforme. E... non mi ricordo. Tipo questa, CV Details, dove tu puoi andare a, che ne so, a vedere il prodotto. Ovviamente ce ne sono tanti. E... vai a vedere la versione e chiaramente poi lo vedi. Ovviamente se poi uno vuole, cioè sui malware lo stesso, se uno fa malware analysis magari è più interessato a vedere come funzionano i malware, ma anche, secondo me, anche e soprattutto la difesa. Chi fa difesa deve secondo me stare un po' più al passo con i nuovi malware, perché se tu hai la difesa, chiaramente dipende come è fatta questa difesa. Però secondo me tu devi andare a vedere le nuove tecnologie per poter poi difenderti e proteggere l'azienda. E quindi diciamo che serve, ma non serve. Dipende un po' dalle persone anche. Tipo io comunque ho iniziato a fare anche questo cyber news proprio per stare un po' più al passo con i tempi, no? Perché comunque non sempre le leggevo, invece così comunque mi forzo a leggerle e informarmi. E quindi diciamo, secondo me è più una cosa personale, più che del lavoro. Ovviamente ci sono poi dei colloqui che ti chiedono tipo, ma qual è la tua vulnerabilità preferita? Qual è il tuo attacco tipo preferito? Un attacco che magari hai letto e ti è interessato? Qual è? E quindi lì queste domande un po'... mi è capitato solo una volta. Però se vi capitano, insomma, qualche attacco noto ve lo potete leggere. C# lo hanno inventato quando hanno dovuto abbandonare Java. Purtroppo non è stato abbandonato Java, però sì, effettivamente funziona meglio di Java.
Ci sono ancora tanti programmi in Java, purtroppo. Tornando a Google Anti-Gravity, praticamente, appunto, l'intelligenza artificiale in questo caso può accedere a qualsiasi cosa. E quindi cosa è stato fatto? Qui è stato fatto un prompt injection indiretto. In generale il prompt injection è un attacco che appunto sfrutta le istruzioni che si danno a questi modelli per fargli fare cose che non dovrebbero fare, no? Come ne parlavamo prima. E cosa succede? Qui abbiamo due tipi di attacco. O il diretto, dove appunto gli si dà l'istruzione e il modello la esegue. Quindi che ne so, per dirvi tipo ignora la richiesta precedente e ora fai questa cosa. Quello non riesce a capire che l'ignora la richiesta precedente non è il comando che ha di predefinito da chi ha creato il modello, ma invece è quello che gli dà l'utente. Lui non riesce a capire questa cosa e la esegue comunque. Invece l'indiretto cosa succede? Gli si dà istruzioni malevoli, però in dati esterni. Quindi non direttamente all'intelligenza artificiale. Che ne so, l'altra volta ne parlavamo del browser con l'intelligenza artificiale, ora non ricordo come si chiama, dove praticamente gli si può dare un PDF con delle istruzioni, con dei comandi magari scritti piccolissimi in bianco, quindi non si vedono dalla persona, ma l'intelligenza artificiale li vede perché quello va a scannerizzare tutta la pagina e quindi vede tutto. E quindi vedendo tutto tu gli puoi scrivere dei messaggi, dei comandi e lui lo eseguirà, insomma. E ovviamente questo è molto più difficile da individuare. Qui cosa è successo? Praticamente è stato, siccome comunque questo modello può accedere a qualsiasi cosa, se gli si danno, che ne so, una documentazione scaricata dal browser che magari è malevola, quindi ci sono appunto questi comandi un po' nascosti, che fa l'intelligenza artificiale? Li scarica perché comunque può accedere al browser, può scaricare file, li scarica e poi esegue le istruzioni. È appunto in diretta perché comunque si usa un file esterno. E quindi che ne so, gli si può chiedere magari di raccogliere delle credenziali nel codice e quello lo fa, per esempio. E qui hanno fatto praticamente questa ricerca che appunto si può compromettere in questo modo l'area del progetto, quindi che si sta sviluppando in questo modo, e oltretutto hanno dimostrato pure che si può rendere permanente inserendolo proprio nell'area di lavoro, e quindi questo crea anche una backdoor per altri anche se si chiude, diciamo, il progetto. La cosa più bella però è, qui lo fa vedere. Andiamo. Per esempio qui è stato inserito questo tipo comando, però noi non lo vediamo, però ovviamente il tool visita la pagina malevola e poi esegue quello che gli si diceva qui dentro. La cosa interessante, ora non so bene dove è scritto, è che comunque Google è a conoscenza di questa problematica, infatti nelle piattaforme di bug bounty la vulnerabilità è nota e ci sta lavorando, insomma, per risolverli. Non so, insomma, qui è sempre un po' quanta fiducia gli si dà a questi modelli, perché comunque anche questo è particolare da capire, perché comunque parlando di linguaggio naturale, una cosa la si può scrivere in 1000 modi diversi, quindi insomma è complicato gestire queste vulnerabilità. Microsoft lo ha dovuto abbandonare per questioni di diritti. Ah, ok, non lo sapevo. Ah, interessante. Ok. Java, ovviamente.
Interessante. Poi altra notizia, qui parliamo di WhatsApp perché WhatsApp sempre lui. E qui vabbè, la notizia è che basta un numero, ve la leggo però, basta un numero di telefono per sapere quando dormi, esci o torni a casa. Praticamente cosa hanno fatto? Un po' più complesso però, vabbè. Praticamente questa riguarda una vulnerabilità di privacy di WhatsApp, dove praticamente hanno scritto un programma per trovare queste informazioni da WhatsApp. Praticamente cosa succede? Dovete sapere che quando WhatsApp riceve un messaggio, l'applicazione di messaggistica risponde in automatico. Perché per esempio, ad esempio, c'è magari, che ne so, la spunta che dice che l'hai letto, che è stato ricevuto, no? E ovviamente quello è un messaggio che viene mandato indietro al telefono. Quindi cosa succede? Loro hanno scritto questo programma che invia delle richieste all'app di messaggistica, per esempio a reazioni, tipo di reazioni a messaggi che non esistono. Le reazioni semplicemente sono tipo il cuoricino, queste cose qui. E quindi gli mandano questi messaggi e ovviamente l'applicazione è programmata per rispondere in automatico. E la cosa interessante è che loro ne mandano tantissimi e in base al tempo di risposta, quindi io mando questo messaggio e l'applicazione mi risponde, questo diciamo è il tempo di andata e ritorno, proprio perché io mando e lui mi restituisce una risposta. In base a questo tempo si può capire alcune cose. Per esempio, tipo qui. Per esempio, se questo tempo è basso, vuol dire per esempio che il telefono è in uso, che magari hai lo schermo attivo. Se questo tempo è medio, invece la connessione è attiva. Roba in questo modo, tipo se è alto, il telefono invece non è attivo, o se è molto alto in modalità sospensione, o robe così. O se non c'è proprio la risposta, magari perché non hai connessione, quindi che ne so, sei in modalità aereo, o semplicemente hai il telefono spento, o non sei connessa ad internet. E quindi in base a questo, per esempio, loro hanno detto che possono ricostruire quello che stai facendo, la tua giornata, quindi che ne so. C'era un esempio. Ok. Per esempio, se c'hai un tempo basso, allora magari sei a casa o un ufficio, perché magari sei connesso al wifi. Se invece ci sono molti tempi con cioè lunghi periodi con tempo alto, magari stai dormendo e quindi tipo tramite questo loro riescono a capire cosa stai facendo e a capire, diciamo, la tua giornata. È molto interessante in realtà questa cosa. Hanno notato che Signal mette alcuni limiti. Quindi, per esempio, perché cosa succede? Qui mandano tantissimi messaggi proprio all'applicazione per capire, appunto, per fare queste analisi. E pare che Signal, un'applicazione di messaggistica, mette dei limiti. Quindi tu non puoi mandare più di un tot di messaggi. E questo chiaramente limita l'attacco, perché se io ti mando per capire se tu stai dormendo, devo mandare 50 messaggi, richieste. Se Signal, per esempio, mi limita e ne mette, tipo che ne posso mandare 10, chiaramente io non posso capire cosa stai facendo. Però è chiaro che questo poi ovviamente questo attacco è
un po' difficile da capire, perché non è a livello dell'applicazione, cioè non si vede dall'applicazione stessa, ma è soltanto richiesta all'applicazione, quindi non ci sono notifiche, non ci sono messaggi all'utente. Però chiaramente questo invio scarica la batteria. Quindi è chiaro, perché questo è un mandare continuo di messaggi e quello ti risponde, quindi comunque insomma è particolare come attacco, come ricerca, perché comunque è una ricerca. Su Brave Browser c'è una piccola AI chiamata Leo a cui si possono fare domande. Sì, l'avevo vista che c'era, ma sinceramente non l'ho mai usata, quindi non so se l'hai usata, dimmi se è buona. L'attacco DDoS è in qualche modo raggirabile. Allora, il DDoS è il oddio. Distributed Denial of Service, e praticamente va a mandare tantissime richieste ad un server, sì. In qualche modo raggirabile, vabbè, sì, certamente puoi tipo limitare le richieste. Se io ho un server e vedo che un IP o tanti IP magari mandano tante richieste, io lì posso limitarlo. Per esempio, esatto, qui dice tipo sovraccarico di traffico, cioè chiaramente se quelli mi mandano un sacco di richieste, io li blocco e non mi butti giù il server. Credo che sia questa la soluzione. Perché comunque poi bloccandolo quello non ti può fare più richieste. Tu poi, chiaramente poi devi usare anche un server che se ti faccio 2 richieste non te lo butto giù. Come mi era successo una volta ad un test che facevo ad un'applicazione web. Io ho fatto delle richieste, un po' di richieste, e io ho buttato giù il server perché chiaramente quello non aveva abbastanza risorse. Non lo so cosa è successo, però non era mia intenzione farlo. E quindi, insomma, questa notizia abbastanza interessante. E poi qui c'è un altro attacco, di cui non si parla molto in realtà, che si chiama il DAuth Attack, attacco di autenticazione. E si usa per il wifi. Praticamente cosa succede? Molto banalmente, quando voi vi collegate alla vostra connessione wifi, per esempio, mandate dei messaggi al router, diciamo, e questi messaggi, insomma, vi scambiate dei messaggi per appunto autenticarvi e collegarvi a questo router. Cosa succede con il DAuth? Praticamente anche quando voi vi disconnette ci sono dei messaggi del tipo voglio disconnettermi, e quello poi vi dice sì, va bene. Un po' così semplicemente. Cosa succede con questo attacco? Praticamente con questo attacco l'hackerino manda dei messaggi a tutti i computer connessi a quel router. Quindi se per esempio voi siete a casa e avete 5 computer attaccati, io hackerino mando questi messaggi che si chiamano DAuth, appunto, ai computer, in modo da dire al router di disconnettere tutti. Cioè, voi cosa succede? L'hackerino manda questo messaggio chiamato DAuth, di autenticazione. E questo messaggio dice al vostro computer, per esempio, sono il router, disconnettimi immediatamente. Il router ovviamente lo fa, cioè se tu gli mandi un messaggio, chiaramente questo lo manda. Il problema qui qual è? Che questi messaggi non sono cifrati, quindi si possono mandare tranquillamente. E poi cosa succede?
Ora il tuo computer, siccome è un bravo computer, cerca di connetterti automaticamente e quindi dopo la deautenticazione, quindi appunto vi ha tolto l'autenticazione, cerca di loggarvi di nuovo. E cosa succede? Nel momento in cui voi fate questa autenticazione, c'è un codice segreto, diciamo, che serve per poi calcolare la password, diciamo così, molto brutale. Perché praticamente quando voi vi collegate, voi non scambiate la password, ma scambiate questi codici segreti, che appunto deriva dalla vostra password. L'hackerino che sta in ascolto mentre voi vi riautenticate, sta in ascolto, ruba questi codici segreti e poi offline, quindi non durante l'attacco, no? Quindi col proprio computer nella sua santa pace, cerca di craccare questo codice. No, craccare forse no. Praticamente va a cercare qual è la password corrispondente a quel codice. Perché come vi dicevo, questi codici derivano dalla password. Quindi loro usano dei dizionari, delle liste di password comuni e vanno a creare questi codici. Se trovano un codice che è uguale al codice rubato, sanno qual è la password e quindi appunto possono entrare nel wifi. Ovviamente è un po' più complessino, però è fattibile. Questo succede spesso non lo so, però succede nei wifi pubblici, no? Io mando un messaggio di deautenticazione e l'access point si chiama in realtà, il punto di accesso non è proprio un router. Mando questo messaggio, si deautenticano tutti i computer connessi e poi i computer cercano di riautenticarsi. Io in quel momento prendo tutti i codici segreti e poi cerco di trovare qual è la password giusta. Chiaramente se lo fate invece in un wifi a casa, voi riuscite a prendere la password del wifi di casa, quindi insomma. A Leo ho chiesto come si fanno le cose che interessano al momento, le sa dire. Non ho mai chiesto come si apre un tunnel iperspaziale. Potresti chiedergli. Sarebbe interessante saperlo. Riuscire ad hackerare è veramente figo e dà soddisfazione perché riesci a penetrare in qualsiasi sistema e farci quello che vuoi. Sì, però è illegale. Cioè, è illegale, quindi cioè, se riesci ad entrare in un sistema, prima di tutto devi stare attento che non ti trovano, quindi devi mascherare le tue informazioni. E poi, sì, bello, però è illegale in teoria, quindi devi avere dei permessi, chiaramente. Ma se non sai che fare col tuo sistema, a che serve entrare nel PC di un altro? No, vabbè, qui non entri in un PC di un altro, però vabbè, l'hackerino vuole solo rubare informazioni, quindi... Ma stai spiegando come fare the out and shake computer? Esatto, esatto. In realtà questo è proprio l'attacco. E a quanto pare è uno degli attacchi più comuni, secondo questo articolo, contro le reti wifi domestiche. E mi sembrava un po' interessante, no? Perché comunque si parla sempre di web, di malware, vi parlo sempre di malware, ma non vi parlo mai del wifi, quindi era interessante vedere anche questo aspetto. Che poi è bellissimo il protocollo del wifi, l'802.11, bellissimo. Però insomma è molto interessante. Altro malware, ma questo l'ho preso solo perché si chiamava Santa Stealer e quindi per Natale ci stava. Qui abbiamo un info stealer, quindi è un malware che va a rubare le informazioni in modo molto nascosto. E questo, ecco però questo è interessante, è un malware as a service.
E questo lo vendono, vedete qui che ci sono i prezzi. E abbiamo $175 per un piano base o $300 al mese per un piano premium. E c'è il full support, attenzione. Potete decidere quale volete, però la cosa bellissima di questo articolo è che dice che però secondo chi ha analizzato questi Rapid7, che è un'azienda comunque anche molto conosciuta, e che dicono che nonostante venga pubblicizzato come malware che opera, che è già pronto, in realtà non è così pronto e ancora c'è da lavorare. E in più dicono che ma si può vendere un malware? Sì, lo puoi fare chiaramente in modo illecito e ovviamente vedi si fanno pagare tramite criptovalute con metodi non rintracciabili, probabilmente usando il dark web, cioè non è che vai al supermercato e dici scusi voglio 2 etti di malware, chiaramente no, è molto illegale e quindi usano metodi non rintracciabili, quindi lo puoi fare, però non è legale, ecco. Però ci sono, stanno proprio facendo dei modelli di business su sta roba, quindi insomma, lo fanno. E la cosa qui anche simpatica è che dicevano che secondo le loro analisi questo malware viene venduto come un malware che opera interamente in memoria, anche come quello di prima, quindi per non farsi trovare dagli antivirus, però in realtà le analisi hanno rivelato che in realtà questo malware scrive tutti i dati che ruba in un file per poi mandarlo. Quindi tu hai questo file gigante, quello che un po' dicevamo anche prima, con tutti questi, con questi dati. E che poi appunto manda tramite con il command and control, chiaramente. Però una cosa molto interessante in realtà di questo malware, oltre alle battute che vi ho fatto, è che riesce a bypassare questo Chrome App Bound Encryption Protection. Praticamente cosa succede? Molti browser come Chrome utilizzano queste protezioni in modo da rafforzare la protezione dei dati sensibili. Cosa succede? Praticamente prima c'era solo una chiave unica per decifrare tipo password o informazioni sensibili. Quindi, che ne so, tu bastava che tu rubavi questa chiave di crittografia e riuscivi ad accedere a tutti i dati sensibili. Ora la crittografia, quindi la chiave, è vincolata all'applicazione. Quindi, che ne so, Chrome avrà la sua chiave e tu per accedere a quella chiave devi usare proprio il processo di Chrome, quindi devi usare diciamo Chrome, proprio Chrome, se no non puoi decriptare quei dati. E la cosa qui interessante di questo è che loro vanno a creare un piccolo programma che si attacca proprio a Chrome in modo da accedere a quella chiave e quindi riesce a bypassare queste protezioni extra che hanno fatto. Ovviamente, ciao Fabrizio, buonanotte. Ovviamente ci sono anche, utilizzano altri sistemi per non farsi vedere dagli antivirus, tipo si ritarda l'esecuzione, oppure escludono anche alcune regioni, insomma ci sono vari metodi. A me l'anno scorso il corriere ha fregato 6 tavolette di cioccolato su 16 a Natale. In effetti è brutto, brutto. Le tavolette di cioccolato non si toccano. La cyber, secondo te, è per persone che hanno una logica e programmazione forte? Secondo me no, nel senso, secondo me ti deve piacere sicuramente,
Però puoi imparare, cioè anche la logica dipende, nel senso, chiaramente, secondo me è anche poi un'elasticità mentale che tu vai a crearti nel momento in cui li riesci a farli, nel senso inizi piano piano, magari all'inizio sembra anche difficile, però è un po' come anche le challenge che ci sono online, no? Inizi a farle, sono un po' più complesse, poi continui a farle e piano piano uno migliora, quindi cioè non è che una persona è limitata, cioè secondo me le persone non sono limitate, riescono a fare le cose, cioè chiaramente all'inizio è complicato, però andando avanti, studiando, poi ovviamente adesso è pieno di materiale, quindi comunque una persona riesce magari a trovare del materiale e utilizzarlo, quindi secondo me no, secondo me si possono imparare queste cose. Ma i PC quantistici rompono la crittografia? Potrebbero, sì, sì, perché ovviamente quelli hanno una potenza di calcolo enorme e quindi potrebbero romperla, perché se adesso per trovare una password più o meno forte ci metti 10 anni, diciamo, un PC quantistico potrebbe metterci molto meno tempo e quindi diciamo magari adesso no, non lo so, in realtà, quanto è andata avanti il lavoro sui PC quantistici, però insomma con la loro potenza di calcolo si potrebbe rompere, sì. Spero di no. Poi, ultima notizia, e questa anche molto interessante, questa è bellissima questa. Praticamente qui parlano di iscrizioni PayPal abusate per mandare email di phishing. Praticamente quando voi per esempio vi iscrivete ad un servizio potete impostare l'iscrizione a quel servizio e far pagare ogni mese in automatico, no? E ovviamente vi arrivano le email tipo di pagato, oppure se la cancellate vi arriva l'email che state cancellando l'iscrizione a quel servizio. Qui cosa hanno fatto? Loro hanno usato questa funzionalità di PayPal, ma in un modo un po' bello. Devo dire molto bello, brutto ma bello. Praticamente cosa hanno fatto? Allora, in PayPal quando tu ti iscrivi come commerciante, puoi impostare appunto questi servizi e mettere in pausa o disattivare l'abbonamento. E quando tu lo disattivi, come vi dicevo, vi arriva appunto questa email automatica con l'oggetto tipo il tuo pagamento automatico non è più attivo, proprio come questo. Però cosa succede? Per creare in queste email comunque ci sarà poi un link. Tipo questo customer service, dove appunto c'è il link del customer del servizio che voi magari vi eravate iscritti, che ne so, in questo per esempio Sony, non so cosa sia adesso, tipo Sony USA in questo esempio. E loro cosa hanno fatto? Invece di inserire l'URL della pagina, quindi del prodotto, loro vanno ad inserire l'email di phishing vera e propria. Quindi, che ne so, ti scrivono per esempio un'azione del tipo: per annullare o contestare il pagamento chiama questo numero. Ok, questo non ci interessa. Però la cosa bella è che qui praticamente loro cosa hanno fatto? Voi vi dite, vabbè, ma come fanno a mandare un'email da PayPal? Perché poi l'email arriva proprio da PayPal, cioè proprio quella automatica di PayPal. Anche 10.000 anni con i supercomputer odierni. Esatto, sì, vabbè, io dicevo 10 anni così per dire. Però tornando alla cosa, praticamente cosa succede? L'email arriva da PayPal perché loro creano un indirizzo email falso, ovviamente, e si iscrivono appunto a quel servizio che loro creano. Perché c'è il servizio creato da loro come commercianti e poi c'è l'email di un utente fittizio che si iscrive a quell'email in modo che poi cancellano l'email e arriva questa email.
l'indirizzo email e poi arriva questa email. Però la cosa interessante qui è che l'indirizzo email del falso cliente in realtà non è una casella di posta tipo, appunto, tipo Gmail, no? In realtà è una lista di distribuzione o tipo servizi come Google Workspace, dove tu puoi mettere tante email, tanti indirizzi email. E praticamente cosa succede? PayPal manderà questi email all'indirizzo email fittizio, che poi sarà mandata a tutta la lista di indirizzi email che aveva salvato l'hackerino. Per questo arriva come PayPal, capito? Perché PayPal in realtà la sta mandando giustamente. Quando il finto utente andrà, quindi l'hackerino chiaramente, andrà a disiscriversi da questo servizio, PayPal manderà l'email, come è giusto che sia, all'email, l'indirizzo email fittizio, che poi sarà distribuita a tutti gli indirizzi email che aveva salvato l'hackerino. Quindi c'è una cosa incredibile, cioè... quindi che ne so, voi vedete proprio l'email giusta, però la cosa poi è che l'email sarà in questo modo, che ne so, tipo un pagamento di $1.346 è stato processato, per cancellarlo chiama il supporto PayPal. Quindi tu ovviamente vedi un'email che dice che hai pagato $1.300, chiami subito e dici ma che sta succedendo? E dall'altra parte ti risponde invece l'hackerino che ti dice guarda devi darmi queste informazioni sensibili per cancellare il pagamento, bla bla bla, e ti rubano dati e magari anche password. E quindi, insomma, questa è veramente interessante, molto interessante. E niente, era l'ultima notizia questa, giusto, l'ho lasciata per conclusione. Ma non possono fare niente per fregare soldi quando paghi, vero? Allora, so che ci sono... No, vabbè, online no, nel senso dovrebbero proprio hackerare il sistema di pagamento. Voglio però vedere, perché è molto interessante invece con la carta di credito, perché ci sono degli aggeggini che simulano tipo l'aggeggino che paghi e quello è interessante, voglio capirlo di più, magari ci faccio pure un video, non lo so, però sembra interessante. Più che altro mi interesserebbe capire come accorgersi che non è quello vero. Cosa che non so, infatti ho sempre il panico, tipo quando pago. Però niente, voglio approfondire un po'. Però no, se tu paghi per esempio su Amazon, il servizio è quello vero, cioè non possono rubarti i soldi, a meno che non hackerano proprio il servizio di pagamento, lì è un'altra storia poi. Come si fa a livello logico a scansionare l'intero internet? Ma ci sono dei tool che vengono utilizzati, si mette tipo l'intera rete, perché ovviamente anche l'intera rete ha degli indirizzi IP, che si chiamano subnet, dove hai tipo... Puoi includere tanti IP dentro una subnet, ti dico così, tu la metti e scansioni tutto internet. Cioè, mentre paghi sul sito di un venditore... Ah, quella era la domanda. Clona NFT carta. Esatto, esatto. Voglio esattamente studiare un po' di più questo, perché so che comunque l'NFT... Cioè, ovviamente so che viene usato, però chiaramente non faccio questo per lavoro, quindi ne so poco della parte, diciamo, hardware, dell'hacking hardware. E niente, vorrei vederne un po' di più. Però insomma, vediamo, vediamo. Ci sto pensando un pochetto, però vediamo. Vediamo un po'. E niente, queste erano le notizie. Ovviamente vi faccio vedere di nuovo il mio... Vi faccio vedere il mio canale YouTube.
Non so se avete visto l'ultimo video, e in caso andatelo a vedere. E niente, ovviamente, probabilmente lo sapete. Qualcuno si accorge di quello che fai sul web, ti mettono sulla lista nera se fai qualcosa di strano. Vabbè, ma se tu scansioni solo l'intero internet, cioè ci sono servizi che lo fanno normalmente, non... Perché, scusa, se scansioni vedi solo le porte aperte, cioè, secondo me non succede niente. Chiaramente se poi ci fai qualcosa, ci accedi illegalmente lì, poi vai nell'illegale. Mi consigli un corso per pentester? Volevi dire questo, Pollo Laser Games? Allora, un corso per pentester. Allora, a me piace Try Acme. Sì, vabbè. The Cyber Mentor, che ha un corso di ethical hacking in cui ha anche... ce la farò? Vediamo dove. Questo, Practical Ethical Hacking, dove parla di parecchie cose. Tipo qui per esempio parte proprio da... parte dagli IP, indirizzi IP, poi va a... vabbè, prendere informazioni, alla scansione. Qui va anche su Active Directory, quindi questo dipende poi pentest di cosa, web, Active Directory, sistemi, però ecco anche qui c'è web, quindi diciamo questo copre parecchie cose. Secondo me questo è interessante come corso. E mi sa che una parte l'ho seguita di questo, ma non mi ricordo, sicuro l'Active Directory l'ho seguita. Era... Try Acme, sì, vabbè. The Cyber Mentor ti insegna ad hackerare? No, non è in italiano, è in inglese. In realtà in italiano ce n'è uno, però non l'ho seguito, cioè non l'ho mai seguito, quindi non ho idea. Che si chiama... Vediamo se lo trovo. No, non è questo. L'ho visto su YouTube, però non ho idea, cioè non ho proprio idea di com'è, sinceramente. Quindi io ve lo cito. Questo è in italiano, sono delle persone italiane che lo fanno. Però non ho idea, non ho idea di come. Ma imparo cose recenti. Vediamo. Vabbè, anche qui parte da IP. Vabbè, sì, usano Docker. Sì, dai, comunque c'è SQL injection. Andrebbe visto un po' cosa fanno anche cross-site scripting. Cioè, comunque questi poi sono le vulnerabilità, però andrebbe un po' visto cosa fanno, non l'ho seguito. Però insomma, secondo me ti puoi fare, guarda, ti puoi fare Portswigger, ti fai i laboratori, gli argomenti, però questo in inglese, ti fai i laboratori e... Però io faccio le live su questo, quindi in caso puoi chiedermi. E questo fa proprio web, a me è piaciuto questo. Io l'ho fatto, ho fatto la certificazione ed è molto bello perché è molto completo sulla parte web.
Ehm... questo è molto bello, a me è piaciuto. Poi dipende cosa vuoi fare. E poi come, sì, come dico, c'è Marco, se vuoi fare quelle cose rimedia una tuta col cappuccio. Sì, se non hai una tuta, una felpa col cappuccio nero non puoi farlo. Però insomma in realtà ho fatto anche un video su questo, se vuoi andartelo a vedere è questa qui, dove parlo anche di certificazioni di dei vari ruoli, quindi non solo web, quindi non so, puoi guardarlo, magari trovi qualcosa di utile. E insomma, questo a me piace come, cioè alcune cose le ho seguite, queste di Cyber Mentor, e mi sono piaciute, a me è piaciuto molto come spiega alcune cose. E questo l'ho fatto, questo mi è piaciuto molto per la parte web, qui però è tutto da leggere, non ci sono video o cose. Però, cioè, imparare ad hackerare è molto vasta come cosa, cioè dovresti partire magari dalle basi, chiaramente, poi andare su web, se vuoi fare web, o l'infrastruttura, quindi i server veri e propri, e vedere. Però, insomma, se passi dal web, secondo me è meglio, perché comunque molto spesso puoi entrare nei server grazie alle web application, quindi. Video gratuiti. Vabbè, cioè su YouTube comunque... Su YouTube c'è The Cyber Mentor e fa anche... fa il corso di ethical hacking, cioè una parte lì, quindi ve lo potete vedere. Poi ci sono un sacco di video. Vediamo. C'era proprio tipo ethical hacking in 15 ore, ora non so. Però insomma potete vederlo, ci sono anche web application pen testing, quindi a me piaceva. E niente, detto questo, andatevi a vedere i miei video e seguitemi anche su TikTok o Instagram o Discord se volete. E niente, ci vediamo la prossima volta. Grazie per aver seguito e ciao.